In questo video vediamo come realizzare una balaustra classica con SketchUp partendo da un DVG. Come prima cosa andiamo ad estrapolare uno dei profili, quindi lo selezioniamo con CTRL C, usciamo fuori, CTRL V e posizioniamo esternamente il nostro profilo. Creiamo una linea di mezzeria e cancelliamo metà del profilo. Andiamo a cancellare anche le facce interne, avendo però cura di verificare che non ci siano delle parti aperte. A questo punto selezioniamo il profilo con il comando ruota, premendo la freccia a destra, facciamo una rotazione in questo modo. A questo punto, per fare la rivoluzione, ci serve il plugin Extrusion Tool che trovate gratuitamente sul sito Sketchupational. Quindi ci basta semplicemente scrivere in Google Tool e vediamo mandati sul sito Sketchupational, al quale dovete essere loggati per poter scaricare il file, che poi andate a caricare da estensioni, gestione estensione, installa estensione. Tra le varie opzioni di questo programma, di questo plugin, proviamo la rivoluzione. Quindi selezionando la nostra forma, cliccando su rivoluzione, ci viene chiesto l'asse di rivoluzione che indichiamo con due punti. Confermiamo con OK e diciamo che vogliamo rimuovere le facce complanari. Ci chiede poi se vogliamo capovolgere le facce, gli diciamo di no, e se vogliamo smussare gli elementi, diciamo che abbiamo creato, e se vogliamo creare un gruppo dall'estrusione. Quindi questo qua è il risultato che otteniamo. Quindi convertiamolo in un gruppo. Poi potremmo provare magari per farlo diventare un po' più morbido, però vediamo che non funziona più di tanto. Una volta ottenuto diciamo il pilastrino, ipotizziamo che ad esempio abbiamo qui diciamo
l'elemento sul quale voler sviluppare questo oggetto. Ora selezioniamo quello che dovrebbe essere le 3 linee del percorso. Con tasto destro scegliamo bordi saldati in modo tale che questo elemento diventi una sola curva. Selezioniamo questo elemento e dalla estrusione Path Copy clicchiamo sull'oggetto da copiare e impostiamo una distanza di 0.5 tra un elemento e l'altro. Cancelliamo questo, ottenendo quindi questo risultato. A questo punto plugin che funziona molto bene per fare delle copie lungo un percorso è GHS Powerbar. Basta semplicemente attivare il comando, scegliere il percorso, scegliere l'oggetto e qui impostare la distanza tra una copia e un'altra. Molto importante, diciamo, per fare in modo che il comando funzioni correttamente, che l'origine degli assi del gruppo del componente siano posizionati esattamente al centro e l'asse ble deve essere rivolto verso l'alto. Quindi se così non fosse, quindi se abbiamo l'asse posizionato diciamo in una posizione che non coincide con il centro dell'oggetto, clicchiamo qui su assi e andiamo a impostare l'asse rosso e l'asse verde e di conseguenza si andrà a posizionare anche l'asse blu. Appunto andiamo in una vista dall'alto ed estrapoliamo anche questo con CTRL C, clicchiamo esternamente, CTRL V, lo posizioniamo qui, lo andiamo a chiudere con poi sempre con il ruota freccia a destra lo ruotiamo verso l'alto e lo posizioniamo qui. Selezioniamo il profilo e facciamone una copia e posizioniamolo qui nella parte superiore. Nel caso in cui si dovesse spostare, selezioniamolo e posizioniamolo noi manualmente così al centro di questo elemento. Posizioniamoci in una vista dall'alto, spostiamo questi elementi verso l'interno
questi altri elementi verso l'interno. Questo lo eliminiamo. Questi li centriamo in questo modo. Invece per quanto riguarda la creazione della parte superiore, utilizziamo il plugin Curviloft. Quindi scegliamo il tasto, clicchiamo sulla forma, clicchiamo sul percorso, andiamo a confermare. Nel caso in cui l'estrusione dovesse riguardare soltanto la prima parte, clicchiamo su questo tasto in modo tale che segua tutto il percorso. Confermiamo con un clic esternamente, confermiamo il comando, ottenendo quindi questo risultato. Anche il plugin Curviloft lo trovate sempre su Sketch Educational, però questo qui mi sembra che fa parte del pacchetto di Frido e quindi è un plugin a pagamento. Diciamo da poco è diventato a pagamento.